Buongiorno a tutti, sono Lucas e oggi sono davvero nervoso. Mia, il mio telefono non funziona più, non so cosa fare, è una vera catastrofe. Bentornati su Wow Podcast Italian, cari ascoltatori. Lucas, calmati, respira profondamente. Cosa è successo esattamente al tuo telefono? Raccontami tutto dall'inizio. Stamattina mi sono svegliato alle 7 come sempre. Ho preso il telefono dal comodino per guardare l'ora e spegnere la sveglia, ma lo schermo era completamente nero. Ho provato a premere tutti i pulsanti, ma niente. Nessuna reazione. Oh no, che situazione difficile. Ascoltatori, avete mai avuto questo problema con il vostro telefono? È successo all'improvviso o c'erano dei segnali? Scrivetelo proprio nei commenti. Vogliamo sapere le vostre esperienze. Sì, l'ho messo in carica tutta la notte come faccio sempre da 2 anni. Questa mattina il caricatore era ancora collegato alla presa. Il cavo era perfettamente attaccato al telefono, ma lo schermo non si accendeva. È proprio strano. Molto interessante. Dimmi una cosa, Lucas, il LED di ricarica era acceso? Sai, quella piccola lucina che di solito indica quando il telefono si sta caricando. Il LED! Aspetta, fammi pensare. No, non c'era nessuna luce. Di solito vedo una lucina rossa o verde quando il telefono è in carica, ma stamattina non c'era niente. Questo è un dettaglio molto importante. Hai provato a fare un riavvio forzato? A volte quando il telefono si blocca completamente, un semplice riavvio risolve tutto. È una procedura che pochi conoscono, ma è molto utile. Un riavvio forzato? Cos'è esattamente? Non l'ho mai fatto prima. Io pensavo che premere il pulsante di accensione fosse sufficiente. Come si fa questo riavvio forzato? È molto più semplice di quanto sembri. Devi premere il pulsante di accensione POAN e il pulsante del volume giù allo stesso tempo per circa 10 o 15 secondi. Alcuni telefoni richiedono una combinazione leggermente diversa. Che marca è il tuo telefono? È un Samsung. Ho un Samsung Galaxy. Non ricordo esattamente il modello, ma l'ho comprato 2 anni fa in un negozio qui in centro. Quindi devo premere 2 pulsanti insieme? Perfetto! Per i Samsung è proprio così. Premi il pulsante di accensione sulla destra e il pulsante volume giù sulla sinistra. Tienili premuti insieme per almeno 10 secondi. Non mollare anche se sembra che non succeda niente. Ok, aspetta, provo adesso. Premo il pulsante di accensione e adesso premo anche il volume giù. Li tengo premuti insieme. Sto contando 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aspetto. Perfetto! Continua a premere ancora qualche secondo. A volte ci vuole un po' di tempo prima che il telefono risponda. Ascoltatori, questo trucco funziona con la maggior parte degli smartphone moderni, sia Android che iPhone. È sempre la prima cosa da provare. Sto ancora premendo. Ancora niente. Lo schermo è completamente nero. Non vibra, non fa suoni, niente di niente. Mia, penso che il mio telefono sia morto per sempre. Cosa farò senza telefono? Non dire così. Non perdere la speranza. Ci sono altre cose da provare prima di dichiarare il telefono morto. Quando hai comprato questo telefono? È nuovo o vecchio? E come lo hai trattato in questi anni? L'ho comprato esattamente 2 anni fa, nel febbraio del 2023. Non è nuovissimo, ma non è nemmeno tanto vecchio, vero? Fino a ieri funzionava perfettamente. Non ho mai avuto problemi prima. L'ho sempre trattato bene, mai fatto cadere. 2 anni è un'età perfettamente normale per un telefono.
La maggior parte dei telefoni dura almeno 3 o 4 anni se vengono trattati bene. Dimmi, Lucas, ieri sera hai notato qualcosa di strano? Il telefono era più caldo del solito? Funzionava normalmente? Adesso che ci penso, sì, ieri sera, intorno alle 10, mentre lo caricavo, ho notato che era abbastanza caldo, forse anche molto caldo. Pensavo fosse normale perché stavo guardando dei video su YouTube e facendo altre cose contemporaneamente. Ma forse non era normale? Ah, questo è un dettaglio molto importante. Un telefono che si scalda troppo può avere problemi seri con la batteria o con altri componenti interni. Ascoltatori, fate molta attenzione quando il vostro telefono diventa molto caldo. È un segnale di allarme che non dovete ignorare. Quindi pensi che sia un problema della batteria? Oh no! Ma se la batteria è rotta o danneggiata, posso ancora salvare tutti i miei dati? Ho tutte le mie foto degli ultimi 2 anni lì dentro. Foto di vacanze, di famiglia, di amici. Non posso perderle. Buona domanda! È una preoccupazione molto comune e comprensibile. Dimmi, le tue foto sono salvate anche sul cloud? Hai attivato il backup automatico? Molte persone dimenticano di fare il backup dei loro dati e poi si trovano in situazioni difficili come la tua. Il cloud? Non sono sicuro, sinceramente. Cos'è esattamente il cloud? So che esiste, tutti ne parlano, ma non ho mai capito bene come funziona. È complicato da usare? No, per niente. Il cloud è come uno spazio di archiviazione magico su internet. E immagina un armadio virtuale dove puoi mettere tutte le tue cose digitali. Le tue foto e i tuoi file vengono salvati automaticamente online, non solo sul telefono. Così, anche se il telefono si rompe, i tuoi dati sono al sicuro. Ah, capisco meglio adesso. Sembra molto utile. Ma come faccio a sapere se le mie foto sono sul cloud se il mio telefono non si accende? Non posso controllare niente. Ottima domanda. Puoi controllare facilmente dal computer. Se hai un account Google o Samsung, puoi accedere al tuo cloud dal browser del computer. Hai un computer a casa o in ufficio? Sì, ho un laptop a casa. Lo uso ogni sera per lavorare e guardare film. Quindi posso vedere le mie foto dal computer anche se il telefono non funziona? Questo mi fa sentire molto meglio. Mi hai tolto un peso enorme. Esatto. Vai su Google Foto dal browser e accedi con lo stesso account che usavi sul telefono. Se avevi attivato il backup automatico, tutte le tue foto dovrebbero essere là. Ascoltatori, quanti di voi fanno regolarmente il backup dei loro dati? È fondamentale. Scrivetelo nei commenti. Ok, perfetto. Dopo il podcast controllerò immediatamente sul computer. Ma adesso cosa faccio con il telefono? Devo portarlo in un negozio per ripararlo? Ci sono negozi di fiducia in città? Prima di spendere soldi per una riparazione che potrebbe essere costosa, proviamo ancora qualche cosa. Hai provato a collegare il telefono al computer con il cavo USB? Questo è un altro trucco che pochi conoscono, ma può essere molto utile. No, non ci ho pensato affatto. Non mi è venuto in mente. Cosa succede esattamente se lo collego al computer? Il computer può riparare il telefono. Il computer non può riparare il telefono, ma a volte riconosce il dispositivo anche quando lo schermo non si accende. Potresti riuscire a salvare i tuoi file direttamente sul computer, fare un backup completo. E in alcuni casi il computer potrebbe anche riuscire a resettare il telefono. Fantastico! Questa è un'ottima idea. Lo provo sicuramente subito dopo il podcast. Ma se anche questo metodo non funziona, se proprio non c'è niente da fare, dove dovrei portare il telefono per ripararlo? Ci sono posti che consigli? Hai diverse opzioni e ognuna ha i suoi vantaggi. Puoi andare in un centro assistenza ufficiale della marca del tuo telefono, tipo un Samsung Store.
Oppure puoi andare in un negozio di riparazioni indipendente. Ce ne sono molti in ogni città. Qual è la differenza principale tra i due? Immagino che il centro ufficiale costi di più, giusto? Ma è più affidabile? Sì, esattamente. Il centro ufficiale è quasi sempre più caro, a volte molto più caro, ma usa esclusivamente parti originali e ti dà una garanzia ufficiale. I negozi indipendenti sono generalmente più economici e spesso più veloci, ma non sempre usano componenti originali del produttore. Capisco la differenza. È come andare dal meccanico ufficiale per la macchina o da un meccanico indipendente. E quanto potrebbe costare riparare il telefono? Ho paura che costi una fortuna. Non voglio spendere troppo. Dipende molto dal problema specifico. Se è solo la batteria che deve essere sostituita, di solito costa tra 50 e 100 euro. Forse anche meno in un negozio indipendente. Se è lo schermo o la scheda madre, purtroppo può costare molto di più, anche 200 o 300 euro. 50 euro per la batteria non è male, è accettabile. Ma se costa più di 150 euro, sinceramente, forse è meglio comprare un telefono nuovo, no? Con quella cifra posso trovare un telefono decente. Può essere una scelta intelligente. Dipende anche dall'età e dal valore del telefono attuale. Ascoltatori, voi cosa fareste in questa situazione difficile? Riparare il telefono vecchio o comprare un telefono nuovo? Fatecelo sapere nei commenti. Siamo curiosi di sapere le vostre opinioni. Sì, vogliamo sentire la vostra opinione. E ho un'altra domanda importante, mia. Se decido di comprare un telefono nuovo e non riparare quello vecchio, cosa devo fare con il telefono rotto? Lo butto semplicemente nella spazzatura normale? Assolutamente no. Mai e poi mai. Questo era importantissimo. I telefoni e tutti i dispositivi elettronici contengono materiali e sostanze chimiche molto pericolosi per l'ambiente. Devi assolutamente portarlo in un centro di riciclaggio elettronico specializzato. Oh, non lo sapevo. Non ci avevo mai pensato prima. Dove si trova un centro di riciclaggio per elettronica? Ce ne sono molti in città? È difficile trovarli? No, per fortuna sono abbastanza diffusi. Di solito i grandi negozi di elettronica, come Media World o Unieuro, hanno dei contenitori speciali per raccogliere i dispositivi elettronici vecchi. Anche alcuni supermercati grandi li hanno all'entrata. E naturalmente le isole ecologiche comunali li accettano sempre. Perfetto! Quindi prima provo a riparare il telefono con tutti i metodi che mi hai suggerito e se proprio non funziona niente lo porto al riciclaggio in modo responsabile e ne compro uno nuovo. Mi sembra un buon piano? Esatto, è il piano perfetto. Ma aspetta un momento, c'è ancora una cosa importante che puoi provare prima di andare in un negozio o spendere soldi. Hai provato a lasciare il telefono in carica per un periodo molto lungo, tipo almeno 2 o 3 ore consecutive? 2 o 3 ore? No, assolutamente no. Stamattina, quando ho visto che non si accendeva, l'ho lasciato in carica solo mezz'ora, forse anche meno. Poi l'ho staccato, perché pensavo che non servisse a niente. Pensi che potrebbe aiutare lasciarlo più tempo? Sì, potrebbe aiutare molto. A volte quando la batteria si scarica completamente, proprio completamente a zero, il telefono ha bisogno di molto tempo per ricaricarsi abbastanza prima di potersi accendere. È una cosa che succede spesso e molte persone non lo sanno. Non lo sapevo. Ok, allora provo a lasciarlo in carica tutto il pomeriggio, magari anche tutta la sera. Ma sai una cosa? Come faccio a vivere senza telefono per tutto questo tempo? Non posso chiamare nessuno, non posso mandare messaggi, non posso controllare le email. Lo capisco perfettamente. Oggi siamo tutti molto dipendenti dai nostri telefoni, ma puoi usare il computer per molte cose.
Ci sono tante app e servizi che ti permettono di mandare messaggi e fare chiamate dal computer. WhatsApp Web, per esempio, è molto comodo. WhatsApp Web? Ho sentito parlarne ma non l'ho mai usato. Come funziona? Devo scaricare qualcosa sul computer o è complicato da configurare? No, è semplicissimo. Non devi scaricare niente. Vai semplicemente sul sito web.whatsapp.com dal tuo browser, Chrome o quello che usi. Poi appare un codice QR sullo schermo. Devi scansionare questo codice con il telefono e... Ah, ma aspetta, il tuo telefono non funziona. Esatto, non posso scansionare nessun codice. Quindi WhatsApp Web non funziona per me in questo momento. Questo è davvero un problema serio, perché devo mandare un messaggio molto importante a un mio amico oggi. È urgente. Capisco la difficoltà, ma ci sono alternative. Puoi mandargli un'email. Quasi tutti controllano le email regolarmente. Oppure puoi chiamarlo da un telefono fisso se ne hai uno a casa. O magari puoi chiedere a un amico o a un familiare di prestarti il telefono per una chiamata veloce. Un telefono fisso? Ma chi ha ancora un telefono fisso nel 2025? Io non ho un telefono fisso da almeno 10 anni. Forse anche di più. Non conosco nessuno che abbia ancora un telefono fisso a casa. È vero, hai ragione. Oggi quasi nessuno ha un telefono fisso. I telefoni fissi sono praticamente estinti, come i dinosauri. Ascoltatori, quanti di voi hanno ancora un telefono fisso a casa? Siamo davvero curiosi, scrivetelo nei commenti, pensiamo che siate pochissimi. Sì, vogliamo sapere. Sono curioso anch'io. Sai una cosa, Mia? Questa esperienza mi ha fatto capire una cosa importante. Sono davvero troppo dipendente dal mio telefono. È un po' spaventoso quando ci penso bene. Hai perfettamente ragione. È una riflessione molto profonda. Usiamo il telefono per assolutamente tutto. Chiamate, messaggi, email, pagamenti, foto, musica, navigazione, notizie, social media. È diventato completamente essenziale nella nostra vita quotidiana. Sì, esattamente. Questa mattina sono andato al bar per prendere un caffè. Volevo pagare con il telefono come faccio sempre, ma ovviamente non potevo. Ho dovuto usare i contanti. Per fortuna avevo 20 euro nel portafoglio, altrimenti non avrei potuto nemmeno comprare il caffè. Vedi? Questo dimostra quanto sia importante. È sempre fondamentale avere un po' di contanti con sé, proprio per queste emergenze impreviste. Mai dipendere completamente e solo dal telefono. Per i pagamenti. È una lezione importante. È vero, hai ragione. E sai cos'altro mi è successo? Questa mattina, dopo il bar, dovevo andare in un posto nuovo che non conoscevo. Mi sono completamente perso, perché non potevo usare Google Maps. Ho dovuto chiedere indicazioni a diverse persone per strada. Chiedere indicazioni alle persone. Ma questa è un'esperienza completamente antica. Sembra di tornare agli anni 90. Ascoltatori, quando è stata l'ultima volta che avete chiesto indicazioni stradali a uno sconosciuto? Fateci sapere. È stato molto strano all'inizio, lo ammetto. Ma è stato anche bello in un certo senso, sai? Le persone sono state tutte molto gentili, disponibili e pazienti ad aiutarmi. Mi hanno spiegato la strada con calma. Alcuni mi hanno anche accompagnato per un pezzo. Vedi? Non tutto il male viene per nuocere, come si dice. Questa esperienza senza telefono ti ha fatto interagire di più con le persone reali, faccia a faccia. Hai dovuto comunicare, chiedere aiuto, parlare con sconosciuti. È una cosa che non facciamo quasi più. Sì, hai completamente ragione. È stata un'esperienza interessante, ma voglio comunque il mio telefono funzionante il prima possibile. Stasera provo assolutamente tutto quello che mi hai suggerito. Spero che qualcosa funzioni. Perfetto. Fammi sapere come va.
Sono curiosa di sapere se riesci a risolvere il problema. E ascoltatori, se avete altri consigli utili per Lucas, per favore scriveteli nei commenti. Sicuramente qualcuno di voi ha avuto lo stesso identico problema e lo ha risolto. Sì, per favore aiutatemi con i vostri consigli. Ogni suggerimento è benvenuto e apprezzato. E se qualcuno conosce un buon negozio di riparazioni affidabile ed economico, scrivetelo, magari con l'indirizzo. Ottima idea! Gli ascoltatori del nostro podcast possono anche condividere le loro esperienze personali con i telefoni rotti. È sempre molto utile imparare dagli errori e dalle esperienze degli altri. La community è importante. Assolutamente! Mia, ho un'ultima domanda importante. Se alla fine decido di comprare un telefono completamente nuovo, quali caratteristiche dovrei cercare? Cosa è davvero importante in un telefono moderno? Ci sono troppe opzioni. Ottima domanda. Dipende molto da cosa fai principalmente con il telefono. Per cosa lo usi di più? Social media, foto, lavoro, giochi. Ognuno ha esigenze diverse. Allora, io uso moltissimo la fotocamera perché mi piace tantissimo fare foto. Faccio foto ogni giorno e uso molto anche le app social come Instagram, Facebook e TikTok. E ovviamente WhatsApp tutto il giorno. Perfetto. Allora hai assolutamente bisogno di un telefono con una fotocamera molto buona e molta memoria interna. Cerca un telefono con almeno 128 GB di memoria, meglio ancora se ha 256 GB. 128 gigabyte! Wow! Il mio telefono vecchio ha solo 64 gigabyte e era sempre pieno. Dovevo cancellare foto e app continuamente per fare spazio. Era frustrante. Esatto. La memoria è estremamente importante, specialmente se fai tante foto e video in alta qualità. E guarda molto attentamente anche la qualità della fotocamera, controlla i megapixel e le recensioni sulla qualità fotografica.